Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale. In questo video parliamo di uno dei concetti basilari e più importanti, se non il più importante, legato al mondo degli investimenti e che chiunque voglia investire il proprio denaro deve assolutamente conoscere, dal momento che può davvero fare la differenza sui rendimenti che possiamo ottenere. Stiamo parlando dell'interesse composto. Subito dopo la sigla scopriamo cos'è, cosa fare per ottenerlo, che risultati può darci e anche se ci sono degli aspetti negativi. Nel frattempo, se non l'avete ancora fatto e se questi argomenti vi interessano, vi chiedo di lasciare un like qui sotto per supportarci e di iscrivervi al canale se non volete perdervi i prossimi contenuti. Ovviamente è tutto gratuito. Prima di cominciare vi ricordo che all'indirizzo www.astrading.net trovate il nostro nuovo sito web in cui potete trovare maggiori informazioni sui servizi che possiamo offrirvi per aiutarvi sia nel settore degli investimenti che nel trading. Per cui se non l'avete ancora visitato vi invito a farci un salto subito dopo aver visto il video. Bene, ora possiamo davvero cominciare. Immaginate di avere 10.000 euro che non vi servono nel medio termine e siete a casa con due amici, Marco e Luca, e state discutendo del modo migliore per far fruttare questo denaro. I vostri due amici investono già da tempo i propri risparmi, per cui vogliono darti qualche consiglio. Il primo, Marco, dice di aver investito il proprio denaro, esattamente 10.000 euro, in un prodotto finanziario che gli vincola il denaro per 10 anni, ma dopo ogni anno una rendita garantita del 15% dei 10.000 investiti che gli viene trasferita sul suo conto corrente e che ha quindi sempre a propria disposizione. Luca, invece, dice di aver investito la stessa cifra di Marco e per lo stesso periodo di 10 anni, ma ha un rendimento più basso, in particolare del 10%, e gli interessi maturati non gli vengono versati ogni anno, come succede a Marco, ma il tutto viene trattenuto dal fondo per poterlo reinvestire. Dopo 10 anni il capitale iniziale e i rendimenti ottenuti gli vengono interamente restituiti. A questo punto Marco se la ride prendendolo in giro, dicendogli che non ha un gran fiuto per gli affari se ha investito ad un rendimento pari a 2/3 del suo e nel frattempo non raccoglie neanche un centesimo. Bella fregatura. Bene, secondo voi chi ha fatto l'investimento migliore dei due? Marco o Luca? Per poter dare una risposta dobbiamo scomodare i concetti di interesse semplice e interesse composto, ma prima di darne una definizione e vedere come si calcolano, partiamo dall'inizio e vediamo cosa si intende per interesse. Nel mondo della finanza e degli investimenti, quando si parla di interessi, ci si riferisce a quella somma di denaro che chi ha preso in prestito un certo capitale deve dare al termine del prestito in aggiunta al denaro che gli è stato dato. L'interesse viene generalmente indicato come una percentuale del capitale oggetto del prestito in riferimento ad un certo periodo temporale, che è tipicamente un anno. Se per esempio chiedo un prestito alla mia banca di 10.000 euro con l'accordo di restituirli dopo esattamente un anno e con un interesse annuo del 2%, significa che dopo un anno dovrò restituire i 10.000 euro che mi sono stati prestati più 200 euro che corrispondono al 2% dei 10.000 euro, per un totale quindi di 10.200 euro. Vedendola da un'altra prospettiva, l'interesse per il richiedente rappresenta per certi versi il costo del denaro, cioè il costo che bisogna pagare per avere la disponibilità di un capitale che non posseggo. È un po' come quando noleggiamo una macchina per una settimana quando siamo in vacanza e ovviamente avere la disponibilità della macchina per il tempo che ci serve ha un costo. Nell'ottica dell'investitore, allo stesso modo, l'interesse rappresenta una remunerazione per aver dato ad un certo soggetto del denaro che si sarebbe potuto utilizzare anche in altro modo e che verrà utilizzato probabilmente per far crescere un certo business, con il rischio chiaramente che la persona che ha i nostri soldi non ci riesca, facendoci perdere il denaro che gli abbiamo prestato. L'investitore che vuole investire i propri risparmi lo fa ad esempio acquistando obbligazioni o titoli azionari e viene remunerato con cedole o dividendi periodici o ottenendo un aumento del valore dei titoli che ha acquistato. Ora che abbiamo capito cosa si intende per interesse,
facciamo un passo avanti e distinguiamo l'interesse in due tipologie, ovvero l'interesse semplice e l'interesse composto. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le differenze. L'interesse semplice si calcola, dato un intervallo di tempo definito, come ad esempio un anno, utilizzando come riferimento sempre lo stesso ammontare di capitale, cioè la cifra di denaro oggetto del prestito o dell'investimento. Se per esempio investo 10.000 euro, che ho qui indicato con un rettangolo verde, ad un tasso di interesse semplice del 10% annuo, significa che dopo un anno avrò guadagnato il 10% di 10.000, quindi 1.000 euro, che ho indicato con un rettangolo giallo, portando il capitale totale a 11.000 euro. Al termine del secondo anno otterrò ancora un interesse pari al 10% del capitale inizialmente investito, quindi altri 1.000 euro, così per il terzo, il quarto e così via. Dopo 10 anni, ovvero all'inizio dell'11°, grazie ai miei 10.000 euro di partenza, avrò accumulato un capitale totale, detto anche montante, pari a 20.000 euro, dato dalla somma dei 10.000 euro inizialmente investiti più 1.000 per ogni anno trascorso, ovvero 1.000 per 10 anni, quindi 10.000 euro. Se volessi ora conoscere il montante che potrei ottenere dopo, ad esempio, 20 anni dall'inizio dell'investimento, senza ripetere i calcoli anno per anno, mi basterebbe applicare la seguente formula, che dice che il montante finale è pari al capitale investito per 1 più il tasso di rendimento per la durata dell'investimento. Al termine dei 20 anni il montante finale si ottiene facilmente sostituendo i numeri e ci dà un risultato di 30.000 euro. Bene, ora che il concetto di interesse semplice è chiaro, passiamo all'interesse composto. L'interesse composto è un pochino più complicato da calcolare di quello semplice. Infatti, sebbene venga sempre considerato un periodo di tempo definito e costante, anziché utilizzare sempre la stessa cifra, data dal capitale inizialmente investito come per l'interesse semplice, ora bisogna considerare il montante, ovvero il capitale investito a cui vanno aggiunti anno dopo anno gli interessi accumulati. La differenza fondamentale con l'interesse semplice è infatti che gli interessi maturati dopo ogni periodo di tempo non sono più generati solo dal capitale investito inizialmente, ma anche dagli interessi ottenuti nei periodi precedenti, il che permette di aumentare anno dopo anno e in maniera esponenziale il rendimento che riesco ad accumulare. Con un esempio sarà tutto chiaro, per cui consideriamo gli stessi valori usati precedentemente per l'interesse semplice, ovvero un capitale di 10.000 euro e un interesse del 10%. Al termine del primo anno l'interesse accumulato sarà pari al 10% dei 10.000 euro investiti, per cui 1.000 euro, i quali mi portano il capitale totale o il montante a 11.000 euro. Per il momento quindi è tutto come prima, ma è proprio ora che entra in gioco il potenziale dell'interesse composto. Alla fine del secondo anno l'interesse maturato non sarà più pari al 10% dei 10.000 euro iniziali, ma sarà invece dato dal 10% del nuovo montante, ovvero 11.000 euro, il che mi genera un interesse annuo che, anziché essere di 1.000 euro, sarà di 1.100 euro, cioè il 10% di 11.000 euro, portando quindi il montante a 12.100 euro. Proseguendo, l'interesse ottenuto al termine del terzo anno sarà calcolato sul nuovo montante, generandomi un rendimento sempre del 10%, ma calcolato su 12.100 euro, quindi 1.210 euro. È quindi evidente che più lascio investiti i miei soldi e maggiore è il rendimento che ottengo anno dopo anno, proprio grazie al fatto che il rendimento anno è dato dalla composizione, e da qui il termine composto, del capitale inizialmente investito e degli interessi che ogni anno riesco ad accumulare. Continuando con i calcoli, al termine del 10° anno il rendimento totale ottenuto investendo la cifra iniziale di 10.000 euro sarà di quasi 16.000 euro contro i 10.000 che avrei ottenuto in regime di interesse semplice. Davvero un ottimo risultato considerando che il capitale iniziale è esattamente lo stesso. Volendo calcolare il montante finale che potrai ottenere dopo 20 anni dall'inizio dell'investimento, senza fare il calcolo anno per anno,
potrei usare la formula che vi sto mostrando, che dice che il montante finale è pari al capitale investito per la somma di 1 più il tasso di rendimento, tutto elevato al numero di anni dell'investimento. Al termine dei 20 anni il montante finale si ottiene facilmente sostituendo i numeri e ci dà un risultato di 67.275 euro. Un montante finale che è oltre il doppio rispetto a quello che otterrei con l'interesse semplice. Risulta chiaro infatti che il grande vantaggio dell'interesse composto risiede nella sua natura esponenziale, legata al fatto che i vecchi rendimenti generano anno dopo anno nuovi guadagni e per questa ragione l'interesse che ottengo dal mio investimento iniziale cresce sempre di più, anno dopo anno, in maniera più che proporzionale, portandomi a guadagni decisamente superiori rispetto a quelli ottenibili con l'interesse semplice. Ma quindi, visti i risultati, perché un investitore dovrebbe scegliere l'interesse semplice invece di quello composto? Beh, l'interesse composto può portare a risultati davvero interessanti, ma anche degli aspetti che potremmo considerare negativi. In particolare, come si vede dal grafico, a parità di capitale iniziale e rendimento annuo, l'effetto esponenziale dell'interesse composto non si evidenzia nell'immediato, ma serve del tempo, anni o decine di anni, in funzione del tasso di interesse applicato. E questo comporta chiaramente che il capitale che abbiamo investito non deve servirci nel medio-lungo termine. Inoltre, l'interesse composto non ci permette di ricevere periodicamente un capitale da utilizzare per le nostre spese, come accade con l'interesse semplice, in quanto i rendimenti che ottengo vanno a loro volta reinvestiti. È quindi chiaro che la discriminante principale per poter scegliere una forma o l'altra di investimento è data dall'arco di tempo lungo il quale posso permettermi di fare a meno del capitale che voglio investire e se ho necessità di ricevere delle entrate passive per coprire delle spese. Se l'arco temporale è breve e per me è importante avere delle entrate periodiche, la scelta migliore probabilmente sarà un investimento in regime di interesse semplice. Al contrario, se posso fare a meno di quel capitale per molti anni e non mi servono entrate costanti, allora probabilmente un investimento in regime di interesse composto rappresenta la soluzione migliore. Torniamo quindi agli investimenti di Marco e Luca che abbiamo visto all'inizio, in cui entrambi hanno investito un capitale di 10.000 euro per 10 anni. Secondo voi, chi ha fatto la scelta migliore tra Marco, che ha scelto una soluzione in regime di interesse semplice con un tasso del 15%, e Luca, che al contrario ha investito in regime di interesse composto al tasso del 10%? Per dare una risposta, chiaramente bisogna considerare molteplici aspetti, ma basandoci solamente sul risultato finale e utilizzando le formule viste poco fa, scopriamo che al termine di 10 anni Luca ha guadagnato quasi 1.000 euro in più, quindi un altro 10% del capitale iniziale, nonostante il tasso di interesse molto inferiore rispetto a quello di Marco. E da qui è immediato capire l'enorme potenziale dell'interesse composto. Bene, ora che abbiamo capito cos'è l'interesse, abbiamo visto che investire a lungo termine sfruttando l'interesse composto è una scelta che potrebbe essere davvero quella vincente, andiamo più sul pratico e capiamo cosa dobbiamo fare per amplificare esponenzialmente i nostri rendimenti. La risposta è molto semplice ed è nulla. Se abbiamo investito il nostro denaro in titoli azionari o quote di ETF, semplicemente non dobbiamo chiudere le operazioni e non dobbiamo prelevare gli interessi maturati. Oppure, se riceviamo delle cedole periodiche perché abbiamo in portafoglio delle obbligazioni o otteniamo dei dividendi dalle aziende in cui abbiamo investito, dobbiamo preoccuparci di reinvestire le somme ottenute per poter ottenere nel tempo un ulteriore rendimento. Tutto qua. Bene ragazzi, con questo siamo arrivati al termine anche di questo video. Ovviamente spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per capire meglio le diverse tipologie di interesse. Se è così vi chiedo di lasciare un bel like al video per farcelo sapere e per supportarci. Inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi contenuti. E non dimenticate di andare a visitare il nostro sito web all'indirizzo www.astrading.net. Con questo è davvero tutto,
Io vi ringrazio per il supporto e per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto!